Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, è Mattino Milan del venerdì 27 ottobre del 2023, quindi ultimo giorno della settimana per Mattino Milan e a 2 giorni già da Napoli-Milan di domenica sera. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Harry, giornata doppio posto, nel senso ieri era la giornata post Paris Saint-Germain, un pochino più legata al risultato, oggi diciamo così è il giorno dell'analisi, quello un pochino più a mente fredda. Ho detto mente fredda, non mente lucida, perché di lucidità ne vedo molto poca in giro sui Però, commenti. Mm. però prima che so che questa mattina vuoi andare dritto per Io ve lo dritto. preannuncio, oggi sfaso malissimo, perché Perfetto. Prima, sfaso prima molto del male. tuo sfaso, anzi, se volete gustarvelo rilassati, avendo già fatto tutto, voi mettete il like in questo momento. Se non vi siete ancora iscritti, vi iscrivete al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche e lasciate anche un commento sullo sfaso del direttore che arriverà a brevissimo. Prego, mi dica. No, meno male che hai fatto questa anticamera. Ma in realtà, allora, facciamo così. Vado un attimo per gradi, sperando di non accendermi troppo. In realtà è qualcosa che abbiamo già visto, rivisto e stravisto e abbiamo già commentato, ricommentato e stracommentato quello che sta accadendo. Cioè, al Milan succede sempre così, che quando si vince i meriti vengono più o meno distribuiti verso tutti, in parte ai giocatori, in parte alla società e in parte all'allenatore, come è giusto che sia. Quando si vince è merito di tutti. Quando si perde, invece di fare 33, 33, 33, 33, scusate, no, lì no. Lì no. Quando si perde no. Quando si perde si fa 50% all'allenatore e 50% al mercato flop. Dirigenti passano, ma è sempre colpa del mercato flop. L'anno scorso era Maldini, quest'anno probabilmente saranno i nuovi, perché se viene detto che il mercato è flop per Roccaforte e Ciukwueze, chi li ha comprati? Non io. Quindi i dirigenti. Quindi, come al solito al Milan, le vittorie hanno 3 padri, le sconfitte 2. E non va bene. I due E chi non va sono? bene. Scusa perché hai detto. I due padri delle sconfitte sono i giocatori Ah, e la ecco, dirigenza. perché I avevi detto giocatori e la l'allenatore dirigenza. e la No, no, dirigenza. no, i giocatori e la dirigenza. Solo due. E non va bene. Ora, oggi ho letto un po' di tutto. Andiamo a vedere. Più spendi meno segni, la crisi dell'attacco. Leao e Giroud faticano, si salva Pulisic, Okafor e Ciukwueze, per ora sono un flop. Quindi è colpa del mercato. È scritto chiaro e tondo, mi pare chiaro. Colpa del mercato. E dei giocatori, tra cui quelli che c'erano prima. Esatto, colpa del mercato e dei giocatori. Andiamo avanti. Diavolo senza anima, Pioli lasciato solo, c'è bisogno di Ibra. Quindi, scusate un secondo, ma questo signore che prende milioni 4 a stagione, 4, milioni 4 a stagione, che è da 4 stagioni al Milan, quindi credo che un po' di esperienza se la sia fatta, e ha almeno 10, 12, 15 anni, adesso non mi ricordo quanto, di panchina alle spalle, e prende 4 milioni all'anno, ha bisogno del tutor, cioè ha bisogno di una sorta di estintore, di quando hai bisogno rompere il vetro in caso di emergenza, prendere Zlatan Ibrahimovic e usarlo a sufficienza fin quando serve, poi riporlo nuovamente nella cassettina e riutilizzarlo alla prossima sconfitta. E non funziona così. E non funziona così. Zlatan ce ne abbiamo bisogno? Sì, assolutamente. Lo teniamo sempre nel caso, non solo quando perdiamo ci ricordiamo che ci serve Zlatan. Zlatan serve sempre nel caso. Allora anche quando vinciamo. Allora quando abbiamo vinto dopo il derby è merito di Zlatan? Non lo so. Inizio a fare un po' troppe domande su come viene trattata la vicenda Milan, dove ci sono figli e figliastri e non va bene così. Perché è A me la cosa esattamente quello che è che accaduto l'anno scorso, mh, uguale. a me la cosa che preme è che, no, poi noi ci riduciamo sempre a leggere ma a commentare questi articoli e molti ci scriveranno: "Va bene, ma la Gazzetta è pro altre squadre". Però attenzione, perché come vi diciamo spesso, e come tra l'altro in parte
vi ha anche detto Carlo Pellegatti l'altro giorno a Pelle Rossonera, anzi perdona, al talk mentre era in collegamento da Parigi, certi tipi di articoli, certi articoli, certe cose non vengono scritte perché il giornalista X o il giornalista Y se le inventano al mattino, no? O sbaglio? Cioè non è che ci svegliamo Chiaro. al mattino e ci viene in mente che No, ma noi facciamo vedere Gazzetta, ma non è Gazzetta, ecco. è tanto altro. E soprattutto, ripeto, se queste cose vengono scritte un motivo c'è. Non nascono a caso nella testa sempre dei giornalisti. Ve l'ha anche detto Carlo, in un altro contesto, con un'altra situazione, venerdì. Che Carlo magari spesso va un po' oltre, va sopra le righe, esagera in un senso o nell'altro, difende troppo, critica troppo in base alla situazione, però su certe cose ne sa tanto. Quindi se vengono scritti certi tipi di articoli sempre con lo stesso "stampo", tra virgolette, e un motivo c'è, e non è perché il giornale X o il giornale Y è pro altre squadre. Eh. No, ma allora, non è per amore di giustizia, cioè non è che chiediamo che vengano tutti trattati nello stesso modo perché ci piace essere così democratici nella critica. No, è perché l'anno scorso è successa esattamente la stessa cosa. E quel gennaio lì è figlio anche di quei momenti qui, di questi momenti qui, di quando si perde ed è colpa del giocatore, di quando si perde ed è colpa del dirigente, di quando si vince è merito di tutti, forse a volte solo dell'allenatore. E poi ci ritroviamo a gennaio, come l'anno scorso, quando a un certo punto ci giriamo e diciamo: ma cosa è successo? Cioè, e poi ci stupiamo anche, ma perché ci siamo fermati a un certo punto e siamo esplosi per un mese e mezzo? Come mai siamo andati in ritiro dopo il PSV? Ma come mai? Poi ci facciamo le domande come se fossimo degli stolti. Non dobbiamo essere degli stolti a ottobre, se non vogliamo esserlo a gennaio, perché poi a gennaio accade quello che accade e non va bene, perché sta accadendo esattamente la stessa identica cosa, identica. Ora, il giocatore stesso era più rappresentativo, visto che porta la fascia, quest'anno si è anche esposto e te l'ha detto. Ci sono dei problemi tattici, che così non vanno, andrebbero sistemati. Ora, visto che l'ha pure esposto pubblicamente, spero che da domenica qualcosa inizi a esserci in campo. Almeno questo, almeno riconoscere che qualcosa non va nel proprio lavoro, nella proposta del proprio lavoro, non di come poi i lavoranti lo mettono in pratica, nella proposta del lavoro. Capire che c'è un problema nella proposta e lavorarci. È esattamente come dicevi tu quello che è accaduto l'anno scorso, un pochino di guerra interna, ma neanche, come dire, costruttiva interna nel vero senso della parola, cioè dibattito costruttivo, dibattito interno, dibattito privato, confronto continuo. Non è questo, cioè è una guerra interna ma che viene fatta praticamente solo all'esterno, solo tramite la stampa, solo tramite questi articoli o queste cose. E non va bene, non va bene, perché l'anno scorso con tutto quello che è successo, cioè tutto quello che è successo ha portato a quel mese lì, B al fatto che hai terminato quinto, C al fatto che hai lanciato nel cestino la semifinale di Champions League, che ti sei preso per carità, e poi ha portato tutto quello che ha portato in estate, con un vero e proprio ridimensionamento. Poi, giusto, sbagliato, però tutto quello che è arrivato in estate con la rimozione di 2 dirigenti che non sono stati di fatto sostituiti, è stato frutto di tutto quanto hai detto tu accaduto l'anno scorso. Cosa facciamo? Un altro anno così? Un altro anno in cui a una certa facciamo un mese di 0? Un altro anno in cui a fine dell'anno bisogna ricalibrare tutto, rimodulare tutto perché qualcuno se no si offende, perché qualcuno se no non va bene, eccetera? Io eviterei.
poi vedete voi. Chiudiamo con questo, l'attacco perduto, Milan senza mira, da Leao a Giroud è sparito il gol e Jovic è un flop. No, non è senza mira il Milan, non è che a Leao e Giroud viene data la possibilità di calciare 3 volte a partita e sbagliano, no? Perché Giroud ha calciato in porta una volta sola nelle ultime 2 e la porta l'aveva presa anche molto bene, poi bravo Szczęsny. È che la proposta di gioco nelle ultime partite è talmente scarna che tiriamo forse una volta a partita, perché col Genoa avremmo tirato in porta 3 volte forse e abbiamo segnato l'85 con Pulisic, con la Juve ha tirato una volta in porta e col Paris Saint-Germain è tirato in porta forse 2 o 3 volte, pericolosamente niente, perché l'unica volta in cui è stato pericoloso, lì sì, senza mira, Pulisic ha deciso di passarla invece di calciare, più che mira decisione, ma vabbè, quello è un errore del giocatore e ci sta. Su una costruzione di gioco fantastica, tra l'altro, cioè Mike Maignan che ha un piede incredibile e si permette di fare 70 metri per mettere in porta Pulisic. Tra l'altro la finiscono di rubarci i loghi in tutto ciò. Sì, in effetti sì, non ci avevo notato. È già la seconda volta che c'è tipo il nostro logo nel loro giornale. Vabbè. Sì, non l'avevo notato, scusate, mi sono un attimo perso sul titolo. C'hai ragione anche tu. Questo dicevi, ecco, guarda, lo faccio, anzi, guarda, ce l'ho bianco. Guarda, Perfetto. è più o meno, è il contrario, ma ci siamo. Vabbè, Henry, noi siamo quasi arrivati in chiusura, anche perché noi ci ritroviamo subito tra poco per Chiama Milan. Ricominceremo con Lancia alle 13 e alle 16 con Pelle Rossonera qui su YouTube. E poi domani avremo gli altri contenuti della radio, qualche clip, qualche speciale di approfondimento sulla vicenda in questo momento, eccetera, 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 fino a Napoli-Milan con Puoi alle fare 7. un altro bel quarto d'ora di sfasata di questo tipo in solitaria che Ci ho visto che penso, è piaciuta l'altra mattina dopo la partita, quindi ci fallo, penso. tanto io sono qui solo per darti spalla mattino Milan su questo tema qua delle colpe, dei meriti e del mezzo stampa e tutto, per me sarebbe un bel quarto d'ora tuo dritto per dritto. Ci penso. Henry, grazie. Ciao. Ciao, mettete il like. Ciao a tutti, ci vediamo tra poco.